Ciao Helga, thank you very much, grazie per essere con noi. Helga Huskamp, COO of ZKM. ZKM has a peculiar history. Would you like to summarize it for us? Il ZKM è stato fondato 30 anni fa e l'idea è di avere un centro dove l'arte, la media, la tecnologia e le cose scientifiche siamo insieme. Ci incontriamo gente che si interessa e si lavora con le arti, con le topiche del futuro e del contemporaneo. E forse voi conoscete il Bauhaus. Il Bauhaus 100 anni fa era una cosa come una università dove Walter Gropius ha invitato la gente come Kandinsky, Klee e tutti gli artisti e ci incontriamo lì la gente dell'economia e della filosofia e la questione era sempre dove vogliamo vivere nel futuro. E 30 anni fa qui a Karlsruhe, che è una città del sud della Germania, c'erano la gente o gli uomini che sono stati pensati dalla prospettiva della tecnologia, perché abbiamo una università di tecnologia e loro siamo stati sicuri che il futuro diventa digitale, diventa un futuro di una tecnologia delle cose, una rivoluzione. E per quello c'era l'idea, ok, va bene, questo era meglio, era una buona idea di avere la prospettiva dell'arte in questa evoluzione del futuro. E questa è l'idea e per quello non siamo un museo, siamo più un centro dove abbiamo ragazze e ragazzi che sono veramente, ci sono le storie dell'arte e ci sono i nerd tecnici, ci sono anche filosofie e siamo anche vicini di una università per disegno. E per quello noi facciamo una varietà di programmi, delle mostre, dei concerti, di film, di letteratura, dei discorsi e questo internazionale. La ZKM, come adesso è stato fare il programma di Peter Weibel, è l'unico del mondo. You are talking about the general mission of the ZKM. Did it evolve during the years? Also Peter Weibel, un artista della media e anche noi vogliamo dire un filosofo, un pensatore intellettuale. Lui è adesso da più di 25 anni nel ZKM come il intendente e lui fa un programma che veramente come questa mostra si chiama Biomedien, dove abbiamo invitato gli artisti di lavorare con KI, non lo so come in italiano, l'intelligenza tecnologica e AR, also con questi digital developments that are really on point today. So tutte le mostre, tutti i programmi che facciamo è sempre contemporanea con le prospettive del futuro. Ma è misto delle topiche e non siamo un museo che facciamo le mostre degli impressionisti o così.
noi facciamo sempre mostre che hanno un topic, un tema che è rilevante per il nostro Leben, per la nostra vita. We can consider ZKM also a hub where different disciplines used to meet. I think that is quite difficult to choose, but could you point out any of the most interesting trends in this direction nowadays? Any of the most fruitful meetings that happen, that comes to your mind? Al momento nel hub ci sono i progetti che lavorano con KI, come si chiama in italiano? Intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale e per esempio abbiamo un progetto che si chiama il Museo Intelligente. Qui le nostre scientifici cerchiamo di elaborare come si può usare questa intelligenza scientifica per i visitori del museo. Questo è uno. Un altro si chiama Beyond Meta, è un hub-programma dove noi siamo insieme con il Centro Pompidou, anche con altri musei del tutto dell'Europa, e loro a questo progetto si lavorano sulle topiche come le mostre che sono storiche, come quelli possono ritrasformare nel digitale, also nell'internet digitale. E per quello 5 anni fa c'era un grande progetto che si chiama Open Codes. In quel progetto il focus era coding. Siamo così grandi e abbiamo così tanti topici che non si può dire questo è l'unico. È veramente un centro dove si chiamano tutta la gente con le idee internazionali. Io ho questa idea, è possibile di fare con voi. Abbiamo residenze, abbiamo artisti che siamo qui per 2 o 3 mesi, fanno le musiche elettroniche, i Klangkunst, non siamo solo per l'arte visuale, siamo anche per l'arte della musica acustica. E così l'idea è sempre di portare l'arte e tecnologia insieme. ZKM building was formerly a weapons factory, and we can think that since the beginning of this recreation, it is also a peaceful and social vocation. Yes. In such a difficult time we are living in, do you imagine a specific role in this sense that can be played by art and science together, and consequently by your institution? Sì, questo posto era una grande fabbrica delle armi 100 anni fa. Era in funzione ancora nel primo guerra mondiale e nel secondo guerra mondiale. E noi in Germania siamo molto... per noi è molto importante di essere, di considerare la nostra storica. E per quello non siamo solo il ZKM, in questo edificio abbiamo ancora una università, abbiamo ancora un museo della città, dell'arte contemporanea e no, siamo in 3. E per Calzo è veramente un posto importante perché quella trasformazione di una fabbrica storica della guerra che è adesso un spazio per le arti e per il futuro.
per il futuro. E adesso siamo qui in ottobre, facciamo una grande festa su questo 25 anni, siamo a questo posto e sì, è un successo. È un successo? È un successo perché adesso per la gente questo è il posto del ZKM. Ma si vede che era una fabbrica e noi raccontiamo anche ai visitatori che era. E questa è la per certo. Yeah. ZKM was not born by chance in Karlsruhe. It was created after a project made by various local institutions. Why and how a museum like ZKM can be important now for all the cultural, productive and research activities of its region? Which are the possible exchanges between the active energies outside and inside this institution? L'idea, come ha già detto, era l'idea dei professori e degli uomini qui di Karlsruhe e per quello si deve sapere che Karlsruhe in Germania ha una università che è abbastanza importante per le tecniche. Per esempio Heinrich Hertz, uno delle grandi fisici, era a Karlsruhe. E questa è una tradizione che è ancora vivente qui. Abbiamo una università tecnica che è una eccellenza università e che lavora molto internazionale, è abbastanza importante e per quello anche oggi è così che noi siamo in un network di queste istituzioni. Per esempio, noi siamo in Germania, siamo in Baden-Württemberg, vicino Stuttgart e per esempio in Stuttgart, adesso non mi manca veramente la parola italiana, c'è un Hochleistungsrechnungszentrum. È qualcosa dove siamo, non lo so se noi usate questo vocabolario, noi diciamo sempre i nerds, veramente i high professional guys working on this digitalization. So we work in this network and international, and that makes the ZKM strong as it is because we have these high technology aspects, really always contemporary, working on bringing together with arts. Yes, networks are important. Yes, you have also a media art collection that has special issues and needs related to its conservation, and as it happens often to contemporary work of art. Which are the main problems and possibly solutions related to this peculiar field, to preserve and to transmit technological arts? That's a very good question. We just discussed this morning with our head of collection. There are a lot of problems on conservation these media arts. One problem is when the media art starts in the 1950, there was this technology. You maybe know it about television, when your television was really a big box. And these technical aspects that are in that are not anymore produced, not on the whole world. So if we want to show a media art that may be from Nam June Paik, from the 60s, from the 70s, from the 80s, there is a huge problem that these technical elements are not there anymore. So at the moment we started a project, a research on how, and now I not even know the Italian or the English vocabulary for the Bildröhre. That's one of these main elements in these televisions. So to produce them by handmade. So we go back in productions doing that by handmade. It sounds retrofuturistic. Yeah, yeah. Another huge point on this conservation regarding digital art is that
I don't know, in a rhythm of 2 or 3 years, the digital how to digitalize these arts change. So we have a colleague who is an artist, and he told me once, I don't know how, on myself as artist, how I can conserve my artwork, because the technical development is so fast. So we always have to go forward on that. But ZKM is specialized on that, and we work together with Centre Pompidou or with MoMA and with all these huge international galleries that have collections on media arts too. For example, we have a department that cares for the conservation of all the video arts. And in September we will we just work on a Joseph Beuys project. So we will publish all Joseph Beuys media artworks in one edition. Before we can publish that, there is a work that has been done for the last 5 years, because it's a high professional technology work where you must have people knowing about all these technical equipment that now is nearly 50 years old, which is really like thousands of years in, if you see the technical revolution that's going on in digitalization. So yeah, this is the part of ZKM you can't see. It's not visible because it's somewhere. But it takes place, and we are really focused on that too, and we have a lot of professionals working on that. Yes, because it's a big issue. Yeah. The world is running fast, so technologies, and so art and their languages. How can you move people closer to these events? How can an institution like yours can work in the educational field in wider sense? We like this question, sitting at the moment here in the education place that is directly in the exhibition itself, and we have a main focus on how to educate, but education does not mean at ZKM to talk to people or to give lectures on that. So we invite people and visitors to join and to work with their own ideas on the topics. For at the moment we are sitting here in the exhibition in biomedian, and it goes about Peter Weibel's idea is the biophilie, that is about how we love our life. And this is a topic, and we invite our visitors to work on their own in creativities ways on that topics that are told by the exhibitions. So we not go from artwork to artwork, we are always in a dialogue with visitors. So, and that works really as its best, and we do a lot of workshops. We do more workshops than guided tours. The nature of ZKM is involving the fact to investigate and to interrogate the future. Therefore, I'm curious about your future plans. Could you tell us anything about them? My personal, no, you mean the ZKM future plans. So, unfortunately, Peter Weibel is leaving because of his age. He is about nearly 80 years old. So he will leave in March next year, and for us it's it's really a big turn or transformation what will coming next. 1 month ago, Alistair Hudson from Manchester was published as next Intendante. Chairman, as next chairman,
And we are looking forward to that because Alistair, as far as we know and got to know him, he's really open, really working international, and he is in the same interest of bringing together arts with topics of society, with science, and he's now running, as he now runs in Manchester, 2 museums. One is a university museum that makes it really interesting for us because he has this open-winded thinking and thoughts of how to manage a museum. So the future is bright. The future is it's open, and it's but of course the ZKM is the idea. The ZKM's idea is always the basic on that we are working here, and this is so singular. So it wouldn't make any sense to give that up. And we have no collection on paintings or so on. Yeah, we are really so focused on this media, and we are really so focused on this idea to bring people together, to bring ideas, and to match people from science as well from art, and to invite artists to works here, to have these residencies, and for sure that will be the future too. We will take a look to the future with your help. Thank you very much, Helga. Welcome back next year or in 5 years. Thanks a lot. Thank you very much. Okay, fine.